ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube Borgia Paco. Oggi proviamo l'Hypermotard 939, una moto unica nel suo genere, che si presenta subito sull'anteriore con due dischi, con 4 pistoncini su ogni pinza, con attacco radiale e pompa assiale, raffreddamento a liquido e motore bicilindrico testa stretta 11 gradi, che sprigiona 113 cavalli. La frizione è a filo, ammortizzatore Sachs sul posteriore e forcella a monobraccio. Telaio in traliccio a tubi con 16 litri di serbatoio. La strumentazione è semplice e intuitiva. Le linee sono molto attraenti ed eleganti e ricordano il design di una moto futuristica. La rapportatura su questa moto è intermedia e inoltre è fornito di serie l'ABS Bosch. Il motore è dotato di 6 marce. Andiamolo a provare. Oh ragazzi, eccoci al nuovo video. Finalmente l'Hypermotard 939. Ah, mamma mia che leggera. Allora, diciamo che sopra mi ci sento bene. Sopra ho detto che mi ci sento bene. È molto leggero. Oh! Sentite come parte. Mamma mia. Bicilindrico L. Stupenda. Oh, freni potentissimi. Tende a inchiodare. Il cambio, come mi ha detto il ragazzo sulla Scrambler, è un po' all'inizio. È nuova sta moto. Ma senti che potenza. No, è stupenda. Allora, i scarichi sono originali, tutta originale questa moto. È un motore che spinge bene i bassi. Per essere un bicilindrico non vibra manco tantissimo, non si sente tanta vibrazione, ma quando giri il gas è una cosa fantastica. Forse anche meglio della multistrada, perché questa ha la leggerezza dalla sua parte. Il motore AL, come stavamo dicendo prima, sprigiona 113 cavalli e si sentono. Oh. Ora vediamo se riuscirò a fare un'accelerazione. Ci spero. Gli specchietti sono piccoletti, però non sono male, si riesce abbastanza a vedere dietro. La linea è sinuosa. Porca miseria come scatta. Vediamo. Wow, accelerazione stupenda. I comandi sono un po' duri da azionare, però è stupendo. Lo schermo LCD si vede abbastanza bene, un po' scuretto di giorno, ci devi buttare l'occhio perché non è molto intuitivo, però una volta ci hai fatto la mano è ottimo. Noi stiamo lavorando anche in sport. Metti la freccia, vai! Oh, stupenda! Ha un bel feeling, è anche abbastanza, per i 181 kg di cui pesa, è anche troppo potente. Che mazza sto in sesta. Scaliamo per sentire tutto il bicilindrico. Ha un sound pazzesco. Però ora io non ho gli stivali e ho sentito che il motore scalda, mi sono un po' bruciato la caviglia, però poco male, sti cavoli. Vai! Vai! Scusate, però... Oh sì! Oh sì, signore! È proprio da ignorantoni. Oh, scusatemi il termine, ma è una goduria questa moto! Sentite che bestia! Io vi ricordo queste due moto davanti, la Multistrada S e la Scrambler Icon, l'ho provate entrambe. Per voi i video sono sul nostro canale, casomai vi metto il link alla fine di questo video. Oh sì, mamma mia! E nonostante acceleri bene, molto vigorosa, i freni, oh, vedete come inchioda, quasi a fare gli stoppi. È quasi da stante questa moto. Oh sì, vai! Che motore! Ah, avrei voluto tanto provare la SP, ma non era disponibile per la prova.
però chissà che un giorno non ci capiti di provarla, quella davvero con un motore così, perché è lo stesso, e con tutto un sistema di telaio e sospensioni, no, telaio è lo stesso pure, però le sospensioni differenti e anche più controlli elettronici, deve essere una bestia. Vediamo come scende un po' in curva, un po' alla motard. Oh sì. Quando acceleri l'avantreno si alleggerisce parecchio, ma proprio tanto, quasi a staccarsi da terra. Voglio questa moto, la desidero, la bramo. Vai! Ha un suono fantastico, davvero super motard, forse è il re dei motard, la regina delle motard. È una signora, va trattata con cura, a volte va anche trattata male per ottenerne il massimo. Ah, stupenda, che altro posso dirvi? I dettagli sono ben curati, la seduta è comoda, la sella è molto comoda, molto morbida, però come ho detto il motore scalda un po', lo sento, forse era meglio mettersi i stivali, però con una giornata afosa come questa, mamma mia, riscalda parecchio. L'impostazione di guida è molto buttata sull'avantreno, un dossetto, però non dovrebbe, se andiamo i dossi, non è una... sono settati un po' duri gli ammortizzatori. Sì, non sono morbidissimi. Sport, questo ha tutti i controlli come l'ABS, penso anche il controllo antimpennata, il DTC. Guarda che sembra quasi a fare lo stoppi. Il freno dietro è un po' spugnoso, però quello davanti inchioda davvero anche troppo. Non so bene, l'ABS sta impostato sul numero 1 ed frena abbastanza bene, deciso per le staccate. Davanti il serbatoio non dà manco tanto fastidio perché non è molto pronunciato. Io, se dovessi dare un voto a questa moto, gli darei senz'altro da 1 a 10 un 8,5, perché penso che con la SP si va ben oltre, e per i seguenti motivi: uno, per la qualità costruttiva; secondo, perché è davvero stupenda sia di aspetto che di tecnica. Il motore bicilindrico spinge bene ad ogni, sia i bassi che agli alti regimi, spinge davvero bene. E lo sentite, il sound è pazzesco e la stabilità è unica. Anche adesso tutti questi dossetti, queste radici di albero non mi danno tantissimo fastidio e me la godo lo stesso. La leva dell'abbagliante è molto leggera, non si sente nemmeno di averla premuta. Penso sia comoda anche da andarci in due. Forse per i lunghi viaggi sceglierei l'Hyperstrada, non questa, ma per il resto Hypermotard tutta la vita. Poi, una volta che vi siete innamorati di questa moto, andate a leggere il prezzo, che sta sui 13.000 euro, 12-13.000, quelli intorno là, tanto dovrete sborsare, un po' più, un po' meno. Però ne vale decisamente la pena. Se volete invece la SP vi costerà più o meno 16.000 euro, dai 3 ai 4.000 euro in più della normale. E considerate che però ne vale la pena, perché se poi voi prendete la base e la andate a modificare montando tutti gli accessori che monta la SP, vi costa nettamente di più di 16.000, quindi io punterei su quella per un ambito sportivo. Oh sì! Proviamo, aspettano 0-100. Fermi. Vai. Vai! Stupenda, è stato un po' improvvisato. Agile, leggera, performante.
Sentire il suono è stupendo, ribraviamo, tende a impennarsi. Ecco, guardate, l'unica pecca che ci posso trovare penso sia proprio il calore proveniente dal motore, per il resto qua non ci si può dire niente. Forse un po' le spie un po' sparse un po' lì, beh, ma va bene così. Questo tasto forse per tenere gli abbaianti e anabbaianti, qua si spegne, perfetto. Ma che quarta, questa va guidata di seconda. Senti come scoppia. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video purtroppo. Spero che adoriate questa moto più o meno come l'adoro io adesso, e se mai vi capitasse di provarla fatelo senza ripensarci due volte, è fantastica. Per altri video come questo vi ricordo di iscrivervi al canale. E io così vi lascio. Ciao, alla prossima. Oh sì.